Vai senza Monge Natural Super Premium, le crocchette made in Italy con prebiotici e la carne come primo ingrediente. Monge, il pet food che parla chiaro. Ben ritrovati a tutti, buongiorno da Radio Rossonera, buon lunedì e quindi buona settimana, la penultima o la terzultima, quello che si voglia, di campionato. Ci avviciniamo alla fine della stagione e quindi ci si inizia a dividere tra campo e mercato. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Buondì. Eh sì, caro Henry, è ancora mattino Milan, perché ovviamente fino al 4, il 3, quello che sarà l'ultimo giorno che andremo in onda intorno all'ultima di campionato, sarà ancora mattino Milan, ma inizia già a profumare di obbligo di riscatto. Anche i giornali stessi, insomma, parlano ovviamente molto poco della partita, perché sono passate anche 48 ore nel mentre, e la prossima sarà tra una settimana, e quindi ci si tuffa nel mercato. Ci si tuffa, direi, come faceva il buon zio Paperone, in una montagna di soldi, caro Enrico Boiani. Sì, non i miei probabilmente. Nemmeno i miei, ma in 100 milioni per il nuovo Milan, da Origi e Rebic, risparmio in cassa con la Champions, investe ancora. Siamo ricchi, non lo sappiamo, caro Henry. I rossoneri in uscita possono portare 50 milioni tra cessione e stipendi, altri 50 arriveranno dal budget, così si può rinforzare la squadra, centrocampo e attacco. Andiamo a vedere come li andiamo a ricavare. Allora. Ok. Gli ingaggi. Allora sì. Facciamo così, metà sono dal budget di mercato. E sono sempre quei 50 milioni. E non si scappa, sì. Che tu arrivi, che tu vinci lo scudetto, che tu arrivi in semifinale di Champions, sistemi i conti, non li sistemi, eccetera, eccetera. Aumenti gli introiti, eccetera. Esatto, sappiamo che il budget è sempre quello, nonostante sia cambiata la proprietà, nonostante abbiamo comunque sia il secondo anno, anzi, beh sì, è il secondo anno in cui facciamo la Champions League, quest'anno siamo addirittura arrivati in semifinale, però non ci si discosterà, suppongo, da quei 50, magari qualcosina in più, però... Io credo di sì, credo proprio di sì, anche perché l'idea del budget è sempre quella di parametrarlo agli introiti, insomma, se aumentano gli introiti aumenta anche il budget, se no tanto vale che restiamo fermi a fare tutto il resto. Ci sarebbero altri 23 dalle cessioni di giocatori in uscita, che quindi potrebbero 27 sono degli ingaggi e 23 dei cartellini di alcuni di questi giocatori. Sì. Vabbè, non Dest, non Bakayoko, non Branks, non Tatarusanu, Non Mirante. forse Balotore, Mirante, Ibra e Adli, sì, in teoria, se no va via in prestito. E sono praticamente 23 milioni che ricavi soltanto da Origi, Rebic, stop. Sì, io però terrei buona quella Sì. cifra lì, cioè terrei buona quella cifra lì, anche perché, cioè nel senso farei, se devo fare un conto più razionale, tenendo conto, ipotizzando che questi 50 milioni siano il budget definitivo, sarebbero 73 e non 100, perché, non so come dirvelo, se partono in 10 non è che ne arrivano in 3. Cioè, se partono 10 li devi giocatori, pagare tutto questo. esatto, ne arrivano la metà, un po' più della metà, un po' meno della metà, non lo so. No, questi Henry devono arrivare, cioè la rosa era nei numeri giusta, quindi... Ecco, quindi quei giocatori lì avranno un ingaggio. Ergo, ok, che risparmi e che magari provi a far cassa con Origi, con Rebic, con qualcosina con Ballo-Touré, se vendi Adli, però dovranno arrivare altri giocatori che avranno un ingaggio, e quindi avendo un ingaggio di quei 27, sì, magari riduci un pochino, perché Origi, Dest, Bakayoko e Rebic prendono tanto, riduci un pochino, tiri fuori qualcosina anche da lì,
però comunque un ingaggio questi giocatori lo avranno e se, come ha detto Pioli, bisogna migliorare la rosa, qualcuno arriverà anche con un ingaggio su questi livelli, immagino, non di più, però all'incirca su questi livelli, ecco. Guarda, allora, se non saranno 27, che sono un po' tanti per queste che sono un po' le seconde linee, in alcuni casi anche terze, facciamo 20, spremi, ne puoi ricavare 7, 8. Sì. Contando che stiamo facendo dei conti che non esistono in questo momento, non Certo. esistono, perché non si fa mai che risparmio 4 milioni dal cartellino dell'ingaggio di X e le reinvesto sul cartellino comprando il cartellino di Y. Non si fa mai questo tipo di conto. Aperta e chiusa parentesi. Detto ciò, se vuoi abbassare un po' gli ingaggi delle seconde e terze linee lo puoi fare, in questo caso perché tra Origi, Dest, Bakayoko, Rebic prendono veramente tanto, prendono proprio tanto per essere delle seconde alternative, addirittura in alcuni casi proprio terze, tipo Bakayoko. Detto ciò, il resto dei cartellini però se ne siamo sui 70-80, non 100. Ecco, 100 magari è la somma che puoi dedicare in totale. No? Te la tiro giusto per non Sì, dire che... oppure magari tanto sappiamo che il mercato è fatto di occasioni e mi auguro anche che con Redbird ci possa essere più margine, diciamo, non più budget iniziale 150-200 milioni, ma più margine che se dovessero esserci delle occasioni di mercato magari le sfrutti un pochino di più. Ecco, però è ancora molto presto per fare queste cose, è molto presto, diciamo, sbilanciarsi, anche perché oggi è una giornata importante, si capirà di più su quello che accadrà o accade o non accadrà, non lo so, alla Juventus in termini di classifica e quindi capire anche quante saranno le nostre probabilità di finire tra le prime 4. E quella è una cosa importante, naturalmente, sapere se giocheremo o meno la prossima Champions League. Io chiedo una cosa, perché comunque per me, oltre al, diciamo, al budget in denaro, nel calciomercato c'è un altro budget che è secondo me altrettanto importante, che è quello del tempo. Perché nel mercato il tempo fa la differenza. Quindi è bene che ci sia, tra virgolette, più budget, più liquidità, però bisogna anche fare le cose bene in fretta. Ecco, io mi auguro che rispetto all'anno scorso vedremo più di questa cosa qui, ecco, più velocità, più rapidità, più scelte un pochino più rapide, sia in positivo che in negativo, perché per quanto mi riguarda il tempo ha un ruolo nella sessione estiva di calciomercato e va sfruttato. Allora, facciamo una bella cosa. Continuiamo un attimo con Gazzetta, poi ci facciamo altri 2 conti in tasca, perché, ad esempio, di quei 23 ricavati dalle cessioni, se tipo 20 vanno via solo per Brahim Diaz, ne rimangono niente. Quindi Brahim dentro o fuori può decidere la Coppa e con Kamada a 0 puntini incontri in vista a Milano con il Real Madrid, ha chance di restare ma gli serve il quarto posto. Allora, come ha detto Henry, oggi si decide un po' sul destino della Juve parte 1, perché poi ci sarà parte 2, parte 3, parte 4, insomma. Si andrà ancora avanti, la Juve ne ha parecchie di vicende da risolvere. Dovrebbe, secondo le indiscrezioni dei quotidiani, partire con un meno 12, quindi la richiesta è comunque l'ultima istanza sarebbe di affliggere la Juve con meno 12 in classifica, cosa che la proietterebbe fuori dalla zona Europa in maniera totale, perché andrebbe addirittura sotto l'Atalanta, con la Roma che gioca stasera, quindi dovrebbe essere fuori anche dalla Conference o giù di lì. È una questione che ci riguarda a quel punto da vicino, perché scalano tutti di una posizione, quindi noi saremo quarti in questo momento, con una classifica che si è anche un po' ridotta, perché la prossima partita c'è Juve-Milan
e Inter-Atalanta, con l'Inter che è a -2 e ha 2 finali da preparare. Vabbè, magari, vedi mai che ci fanno sta grazia. E Sarebbe bello, cioè sì, sarebbe sarebbe bello, salvare ma un po' il salvabile, però vabbè. è difficile. Cioè, noi pensiamo a vincere la partita di domenica sera perché è importante vincerla anche sul campo. Battere la Juve sia all'andata che al ritorno, essere il più vicino possibile comunque anche in termini di classifica, perché è vero che salvo clamorosi imprevisti arriverai dietro la Juve sul campo, tra virgolette, cioè col risultato sportivo di quest'anno, però avvicinarsi il più possibile ad essere comunque a contatto, a prescindere da tutto, è una cosa che bisogna fare. Ora, su Brahim Diaz credo che potremmo parlare per giorni, perché dovremo analizzare se è un titolare, in che zona, in quale ruolo, con che peso in rosa, se ne vale la pena di spendere milioni, quasi 20, per prenderlo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci facciamo così, prendiamo un po' di ore, tanto come detto, da adesso in poi è quasi solo mercato alternato, soltanto vicino alle partite si parla delle gare e quindi ci prendiamo un attimo di spazio. Chiuderei, Henry, così. Oggi il Corsiera ha tirato fuori un sacco di nomi per l'attacco. Scamacca, Morata, Arnautovic, Okafor e Firmino, che ieri l'abbiamo visto piangere davanti alla curva. Caro Henry, Sì, prenderesti qualcuno? no. Neanche uno. Allora, facciamo così. Arnautovic e Firmino me li prendo se devono fare il ruolo di Ibra con più minutaggio di Ibra. Perché Arnautovic ha una certa età, perché Firmino pure. Firmino ha più esperienza sicuramente, ma chiederà anche un ingaggio molto molto più alto, quindi suppongo che sia relativamente proibitivo. Morata non mi piace, è un buon discreto giocatore, per me però il Milan deve prendere un giocatore che faccia i gol. Okafor per lo stesso motivo non penso sia una prima punta spendibile, è più un esterno, è più una seconda punta e non capisco il senso di andare a prendere un giocatore come Okafor. Di tutti questi nomi, quello un pochino più sensato come concetto secondo me è quello di Scamacca, ma a parità di prezzo, a parità di ingaggio ne prendo altri non Scamacca, ecco, che in Premier League sì, era partito benino, poi si è un po' spento anche per problemi fisici, un giocatore che ogni tanto è fuori, non lo so. Ci sono altri nomi, li abbiamo già fatti in altri video, in altri contesti, in altre trasmissioni, su cui io andrei rispetto a Scamacca. Poi arriva Scamacca, ci teniamo Scamacca. No, ma guarda, Scamacca è veramente un'ipotesi al massimo di prestito, quindi ecco, è relativa perché la cosa. comunque quella per me è la priorità assoluta del mercato, cioè nel mio mercato dei sogni del Milan di quest'estate, al 15 di giugno il Milan fa le visite mediche del nuovo attaccante su cui si investe un bel budget, su cui si Sì, sì, investe anche dal punto di vista, come dire, tattico e di progetto. Quello è il mio sogno di quest'estate. Non dico che lo esigo perché so bene che non andrà così, Cosa arriverà vuoi esigere, Harry? Tra 20 giorni vedrai che non è così. esatto, arriveremo al 12 di agosto senza l'attaccante. Però, ecco, per me la questione attaccante è la priorità. Poi arrivano i Brahim Diaz, arrivano i Kamada Zero, arrivano le questioni del centrocampo, che è un'altra priorità. Però ecco, io per quanto mi riguarda, grazie a Olivier Giroud che ha fatto una tripletta anche sabato con la Samp, che ha tirato la carretta anche questa stagione, ma facciamogli un favore a Olivier Giroud, diamogli un compagno di reparto, A, che porti un po' di concorrenza, B, che lo faccia respirare, cioè, perché mi sembra il minimo. Caro Henry, siamo arrivati in chiusura, noi ci ritroviamo come al solito domani per Mattino Milan, ma oggi gli appuntamenti sono tantissimi, come al solito. Torna anche la stanza di bottoni alle 19:10, quindi oggi giornata piena, perché tra poco c'è Chiama Milan, alle 13 lancia, alle 16 il talk, alle 19 c'è Filo Rossonero, come al solito 19:10 la stanza di bottoni.
Henry, grazie, ciao. Grazie a te, grazie a tutti. Oggi usciranno anche un pochino di podcast e stanno per tornare, ve lo preannuncio, i podcast sul mercato, quindi le schede, le analisi, il momento, i consigli, eccetera, eccetera. Quindi mi raccomando, rimanete connessi anche per i contenuti audio. Vi invito a lasciare like perché ci aiuta sempre tanto. Diteci la vostra sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per tutte le notifiche. Grazie a tutti, ci ritroviamo tra poco. Mai senza Monge Natural Super Premium, le crocchette made in Italy con prebiotici e la carne come primo ingrediente. Monge, il pet food che parla chiaro.